Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare delle pensioni e della previdenza, cioè come pianificare un futuro senza avere delle sorprese. Questo è molto importante perché tutti quanti prima o poi avranno la necessità, no, quando diventeranno anziani, di poter avere un gruzzoletto o comunque di avere una pensione per poter vivere nella maniera dignitosa dopo aver lavorato una vita intera. Questo è un argomento, secondo me, importantissimo, molto spesso dimenticato o poco valutato per chi fa il consulente finanziario o chi, insomma, dà dei consigli sul web su come cercare, no, di vivere serenamente, perché molto spesso si guarda il periodo lavorativo o il periodo nel quale si ha la possibilità di investire in maniera importante per cercare di fare più soldi. Ma come ci insegna Tony Robbins, c'è un momento per l'accumulo e un momento per il decumulo. Il momento per il decumulo è proprio quello nel quale, raggiunta una certa età, si va in pensione e si cerca di prendere i benefici di quello che si è fatto durante la vita, cioè il fatto di aver lavorato e di aver messo i contributi per tanti anni, il fatto di aver investito in una maniera consapevole e corretta e quindi in qualche modo avere un reddito che ci permetta di vivere in maniera dignitosa, ma soprattutto che ci permetta di continuare a fare quello che facevamo precedentemente, no? E magari anche di aiutare i nostri figli, i nostri nipoti per avviare a loro volta i sogni e realizzare i sogni della propria vita. Quindi diventa fondamentale cercare di razionalizzare, di capire ancora meglio cosa bisogna fare durante l'arco della propria vita, già quando si è giovani, perché questo è il punto fondamentale, per cercare di arrivare, quando invece si è anziani, nella terza età, ad avere un reddito che ci permetta di vivere bene. Oggi vediamo a questo punto la struttura del video è fatta in questa maniera. Prima di tutto cerchiamo di capire perché è fondamentale pianificare la pensione già quando si è giovani. Subito dopo cercheremo di capire quali sono le tipologie di investimenti per avere la pensione quando si ha una certa età, quanto bisogna andare a investire o quanto ci serve, no, in qualche modo capire quanto ci servirà poi quando andremo in pensione, quindi quanto investire. Anche valuteremo nella parte finale quali saranno i benefici fiscali, perché molto spesso, non dimentichiamoci, ci sono dei benefici, no? Deduzioni, detrazioni, questi argomenti molto spesso un po' confusi, e perché è necessario in qualche modo nella parte finale capire i numeri e capendo i numeri capire perché bisogna iniziare già da adesso a pensare alla nostra pensione, sia quando si ha 20 anni sia quando si hanno 40. Ma partiamo facendo un passo per volta. La prima cosa che dobbiamo capire è perché dobbiamo pianificare già quando si è giovani, quando si hanno 20 anni, 30 anni, 40 anni, perché è importante andare a pianificare la pensione. La pensione prima di tutto non è un evento, cioè non è qualcosa che accade una volta, cioè accade nel momento in cui si va in pensione, ma non è un evento e bisogna pensarci nel momento in cui si va in pensione facendo la festa di pensionamento con i propri colleghi, ma in realtà è un obiettivo che va costruito nella propria vita giorno dopo giorno. No? Molto spesso noi immaginiamo qualcosa di lontano, no? Perché è così, cioè ormai si lavora talmente tanti anni che abitualmente si ha difficoltà a percepire il momento nel quale si andrà in pensione, perché adesso si parla probabilmente di una pensione per gli uomini circa di quando si hanno 64-67 anni, poi dipende da tantissime variabili, le donne dovrebbero andare qualche anno prima e quindi in realtà appare un orizzonte tanto distante quando si hanno 20 anni, quando se ne hanno 40. Ehm, Però è proprio nella fase della vita nella quale noi stiamo lavorando che bisogna pensare a questo evento, no? Perché? Perché non è più una responsabilità governativa, non è più un compito governativo, lo sta diventando sempre di meno, ma sta diventando sempre più una responsabilità nostra. Perché? Perché questo lo dicono i numeri, ragazzi. I numeri ci stanno dimostrando che col debito pubblico italiano altissimo, con il fatto che ormai ci sono sempre più pensionati che lavoratori, perché il problema è questo, cioè negli anni 60, 70, 80 probabilmente c'erano 3
5 lavoratori per un pensionato. Adesso con l'invecchiamento della popolazione c'è un bilanciamento, cioè i pensionati e i lavoratori ormai si stanno avvicinando e quindi per pagare la pensione di una persona servono abitualmente dalle 2 alle 3 persone che lavorano e quindi sostanzialmente c'è questa discrepanza che ci porta ad avere un costo troppo alto per le pensioni rispetto ai lavoratori che abbiamo. Quindi in qualche modo l'INPS, chiamiamolo Stato in maniera più semplificativa, deve in qualche modo provvedere a pagare qualcosa che non introita, cioè introita meno soldi rispetto a quelli che deve investire, no? E quindi dobbiamo essere consapevoli che lo Stato non può nel futuro, nel prossimo futuro, garantirci, come ha fatto nel passato, una quantità di denaro, di reddito, quando andremo in pensione, proporzionale a quella che è adesso, a quella che ha dato ai nostri genitori, ai nostri nonni, e soprattutto dovrà spingere sempre più in là la data di pensionamento, perché per troppi anni è successo che persone che avevano 40, 45 anni, 50 anni sono andate in pensione fino a pochi anni fa e quindi aumentando il livello, come dire, la lunghezza della vita, aumenta anche il periodo nel quale lo Stato deve contribuire per pagare queste pensioni. Quindi per queste due ragioni, per una ragione di bilanciamento, no, di costi e di entrate e per l'allungamento della vita, ci sono dei cambiamenti epocali per quanto riguarda le pensioni, no? E quindi dobbiamo essere consapevoli che noi dobbiamo diventare degli attori, gli attori principali della costruzione della nostra pensione, perché probabilmente quello che riceveremo dallo Stato potrebbe non bastare per mantenere il tenore di vita che avevamo durante gli anni di lavoro, ok? E questo è un elemento fondamentale da tenere in considerazione. Quindi, prima di tutto, un obiettivo personale che non dobbiamo aspettare che sia qualcosa che arrivi da sola, quindi dobbiamo pianificarla, ok? Questo è un obiettivo finanziario. Troppo spesso noi quando pensiamo agli investimenti della nostra vita, pensiamo a investimenti tipo in azioni, in obbligazioni, l'acquisto della casa, ma molto spesso ci dimentichiamo dell'ultima parte della nostra vita molto importante, perché molto spesso abbiamo delle uscite determinanti. Pensate nel momento in cui ci potrebbe essere bisogno di andare in una casa di riposo dove mediamente nelle città non costa meno di 2.500, 3.000, 3.500 euro almeno al mese. Quindi voi capite bene che è necessario in qualche modo avere un patrimonio, no, conservato o creato attraverso l'investimento, ma anche valorizzato attraverso l'evoluzione di un progetto che ci porti ad avere un reddito, quindi una pensione quando saremo più anziani. E questo è il primo punto, quindi diventare attori principali, e questo è lo scopo del nostro video. Il punto numero 2 è che il costo della vita, ragazzi, aumenta sempre, cioè c'è una crescita dei costi, c'è l'inflazione e quindi il nostro potere di acquisto diminuirà nel tempo. Voi ve ne sarete accorti già dal Covid ad adesso quanto l'inflazione abbia comunque mangiato in maniera importante il valore dei nostri soldi. Se prima prendevamo, mettiamo 2000 euro di stipendio e potevamo in qualche modo, con attenzione, mettere via una parte considerevole del nostro stipendio, se attualmente fate attenzione, vi rendete conto di come la possibilità di mettere via parte del proprio stipendio avendo uno stipendio di 2000 euro è molto molto complessa. Perché? Perché i costi sono aumentati in maniera esponenziale, dalla spesa alle bollette, a tutti i costi sui quali noi non possiamo in qualche modo fare a meno, no? Quindi voi dovete considerare che se avete 40 anni, ne avete 30, ne avete anche 50, fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, il costo della vita sarà aumentato in maniera ulteriore, esponenziale, e quindi lo stipendio che prendete adesso non potrà coprire, dato che non prenderete tutta l'intera cifra, non potrà coprire le vostre esigenze, anche perché il potere di acquisto di quei soldi diminuirà in maniera fondamentale ed importante, ok? Quindi l'inflazione riduce il valore dei nostri risparmi nel tempo. Questo è un altro elemento da tenere in considerazione ed è per questo che noi dobbiamo avere, oltre la pensione
che ci viene garantita dallo Stato, che sarà una minima parte, dobbiamo avere anche qualcosa di integrativo, altrimenti assolutamente non potremo fare la vita dignitosa che facciamo adesso, ma neanche, insomma, probabilmente garantirci le spese basiche, ragazzi. Questa è una cosa importante, perché ci sarà un aumento dei costi, ok? E a questo punto si collega anche un aspetto di tranquillità. Voi pensatevi, immaginatevi ad avere 60-70 anni, il momento nel quale finalmente vi siete meritati, dopo un lungo periodo di lavoro, vi siete meritati, come dire, di godervi delle gioie, magari dei nipoti, di più tempo per voi, di potervi dedicare a più attività fisiche, alle vostre passioni, ma senza avere la sicurezza finanziaria. Ecco, questo è un punto tremendo, perché con l'età si è anche più deboli, si è anche più preoccupati, insomma, diventa più complesso, no? E l'incertezza pesa molto di più in un anziano che non in una persona giovane o mediamente giovane. Quindi secondo me avere il controllo delle proprie finanze, del proprio destino finanziario è fondamentale. E qui mi ricollego al libro di Tony Robbins che secondo me ha evidenziato in maniera fortissima ed importante questo concetto dell'accumulo e del decumulo. C'è un momento nel quale noi dobbiamo decumulare, cioè il momento nel quale noi dobbiamo incominciare a prendere da quello che abbiamo fatto nella vita precedente, senza avere problemi di insicurezza o di incertezza. Ecco, questi sono punti fondamentali. E poi perché dobbiamo pianificare, come dicevo prima, c'è anche un aspetto fiscale. Secondo me ci sono dei vantaggi che possono essere evidenti, cioè all'interno del nostro progetto di investimenti, no? Che abbiamo nella nostra vita, quindi nella nostra diversificazione, dove avremo azioni, oro, immobili e via discorrendo, dobbiamo anche considerare come investimento una pianificazione previdenziale. Perché? Perché versando una certa somma nei fondi pensione si possono detrarre, come dire, delle imposte, una percentuale sulle imposte del reddito, e questi sono elementi importanti, cioè in un'analisi completa, integrata, olistica, direi, dei nostri beni, dei nostri portafogli, questo è un elemento fondamentale. Molto spesso il rendimento è l'unica cosa che viene considerata dalle persone che consigliano come investire, o da noi stessi, perché molto spesso siamo spinti dall'avidità del momento, ma non vediamo nel lungo periodo, ma è una cosa normale. E quindi non consideriamo, oltre al rendimento, anche i vantaggi fiscali, non consideriamo le nostre necessità, come si evolvono nel futuro. Quindi queste sono le ragioni per le quali secondo me è importante e determinante pianificare il proprio percorso per farsi trovare preparati quando si andrà in pensione. Però ci sono anche altri elementi, cioè, che dobbiamo andare a considerare. Quali sono le tipologie, come dire, di pensione, cioè di reddito, che noi possiamo avere e soprattutto nelle quali dobbiamo andare a investire o potremmo andare a investire in questo momento? Beh, prima di tutto noi avremo una pensione pubblica. Se abbiamo lavorato, chiaramente abbiamo una pensione pubblica che è quella che riceviamo dallo Stato attraverso il sistema dell'INPS, no? L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ogni lavoratore che versa dei contributi, cioè mensilmente lavora e quindi versa delle tasse, semplificando, allo Stato, in qualche modo contribuisce, e quindi questa contribuzione poi si trasforma in una rendita quando arriva l'età pensionabile. Noi sappiamo che stiamo passando sempre di più da un sistema retributivo ad uno contributivo. Sapevamo che il sistema retributivo è legato agli ultimi anni di lavoro e calcola la pensione in base agli stipendi percepiti. Era prevalente negli anni 90, no? E quindi praticamente cosa succedeva? Che tu nel corso della tua vita aumentavi probabilmente lo stipendio, e una volta era anche molto più facile. Ecco, questo è un punto fondamentale per il quale bisogna anche considerare di partire già quando si è giovani con una progettualità della pensione che non ho menzionato prima. Il fatto che è molto complesso nell'età moderna
riuscire ad aumentare anche il reddito, no? Si possono avere delle migliorie, ma molto spesso vi rendete conto che, a differenza di anni fa, bene o male ci sono delle classi, no, di stipendio dovunque voi vi troviate, meno legate ad una meritocrazia, più legata ad una classificazione della posizione nella quale sei, no? Se sei un operaio, se sei un impiegato di basso livello, un impiegato di medio, e insomma, bene o male, hai uno stipendio vicino a quello degli altri, che è molto chiuso attraverso delle bilance, nelle quali si dice, boh, lo stipendio di un settimo quadro va da qui a qui, e lì ti muovi con estrema difficoltà. Quindi è cambiato proprio l'approccio lavorativo, l'approccio di crescita durante gli anni lavorativi, quindi è difficile anche prendere stipendi molto alti come si prendevano magari anni fa, è difficile prendere dei bonus molto interessanti. Però all'epoca questo sistema retributivo premiava chi andava in pensione, no? E chi si dava veramente da fare, perché negli ultimi anni, quando tu prendevi stipendi molto importanti, venivano calcolati quelli, e quindi tu andavi con pensioni molto interessanti, perché venivano legate alla retribuzione degli ultimi anni della tua vita. Adesso si sta passando a un sistema più contributivo, che prevede che la pensione venga calcolata in base ai contributi effettivamente versati durante tutta la tua vita lavorativa, ehm, quindi considerando il reddito, i contributi, e quindi di tutto l'arco della tua vita. Quindi chiaramente c'è un livellamento, no? Una media rispetto a quello che hai fatto durante la vita, quindi cambia nettamente, le pensioni saranno nettamente più contenute rispetto agli anni precedenti. Bisognerà vedere cosa cambierà ancora, perché questo, ragazzi, è una fotografia attuale, cioè no, in qualche modo è una semplificazione come tutte le cose, ma serve per farsi un'idea, perché è chiaro che ogni anno, ogni governo dà delle indicazioni diverse. Pensiamo a Salvini che dava quota 100, adesso è assolutamente cambiata, adesso si parla di 67 anni, ehm, però chiaramente secondo me ci saranno anche dei cambi importanti, perché è vero sì che la vita si allunga, è vero che le persone devono lavorare di più, perché altrimenti i costi, lo Stato implode, perché ci sono troppi costi rispetto all'ingresso, ma nello stesso tempo dobbiamo sempre pensare a una cosa, che i giovani devono lavorare. Quindi io credo che in un mondo del lavoro come quello attuale, asfittico, a meno che cambi qualcosa, gli anziani ad un certo punto devono lasciare il posto di lavoro, ma giustamente ai giovani, perché i giovani possono dare di più, hanno molte più idee, sono molto più preparati, più svegli, cioè l'esperienza serve, ma ragazzi hanno una certa età, quando sono raggiunti i 60 anni, secondo me è un buon compromesso per interrompere la propria carriera lavorativa. I giovani di 30-40 anni hanno una marcia nettamente in più nonostante l'esperienza, questo, ragazzi, è indubbio. La velocità nella quale si fanno le cose, nella quale si comprendono, e poi è giusto riposarsi quando si è raggiunto i 60 anni, insomma dopo 40 anni di lavoro è giusto godersi gli ultimi 20 anni della propria vita e fare un po' quello che si desidera. Quindi io credo che ad un certo punto questa cosa debba essere rivista, cioè sicuramente allungare l'età pensionabile, ma ad un certo punto i giovani devono lavorare, e se gli anziani continuano a essere in un circuito lavorativo in maniera così importante, diventa veramente evidentemente difficile poter riallocare i giovani in maniera interessante. Quindi in una prospettiva futura io credo che qualcosa debba essere rivisto assolutamente nei modelli di funzionamento del sistema lavorativo, ecco. E quindi il primo sistema attraverso il quale noi riceveremo la pensione è quello dello Stato. E poi ci sono i fondi pensione, questi li conoscono quasi tutti, perché è una soluzione complementare alla pensione statale, no? Ehm, diciamo che ormai lo Stato è entrato in maniera, secondo me, molto corretta, molto giusta, ha forzato la mano sotto questo punto. Ormai tutte le imprese in qualche modo sono spinte a spingere i dipendenti ad integrare come dire, il trattamento di fine rapporto all'interno di un fondo pensione. Molto spesso possono essere dei fondi pensione
negoziali, no? Quelli creati tramite contratti collettivi o accordi con sindacati e datori di lavoro, e sono generalmente destinati ai lavoratori dipendenti, no? E prevedono un contributo da parte del datore di lavoro e dal dipendente. Quindi una parte la mette il dipendente tutti i mesi del proprio stipendio, una parte la mette in questo fondo anche il datore di lavoro. Si determina una percentuale che di solito magari è del 2% come minimo del proprio stipendio da dedicare, da inserire all'interno del fondo pensione. E questo secondo me è un aspetto fondamentale perché in qualche modo spinge ad avere inconsapevolmente anche a tutte le persone ad avere una parte del proprio stipendio tolto. Perché? Perché il problema è che avere la disponibilità economica sul proprio conto molto spesso porta a spendere quei soldi, consapevolmente o inconsapevolmente. Anche le persone che hanno una certa cura, una certa sottile attenzione, no, verso gli investimenti, verso il risparmio, verso i soldi, comunque con difficoltà quando tu non immediatamente non strutturi il tuo reddito che ti arriva in come utilizzarlo, no? Quindi appena ti arriva lo stipendio determini, ok, il 5% lo metto qua, il 10% qui, 20% dei costi per la manutenzione della casa, delle spese di affitto e via discorrendo. Se in una maniera sistemica non organizzi il tuo reddito, diventa molto semplice che molto spesso ti fai prendere da delle spese accessorie perché trovi i tuoi soldi lì e quindi a fine mese ti troverai con pochi soldi, ma perché le hai spesi, perché non hai deciso come strutturare il tuo reddito immediatamente. Quindi è stata una scelta molto oculata quella di andare a spingere le persone in maniera così sottile per andare a mettere i soldi in maniera alla fonte su un fondo pensione. Così tu non te li trovi all'interno del proprio conto corrente. Quindi in qualche modo quello che voglio dire è che c'è un fondo di pensione negoziale, ci sono invece dei fondi di pensione aperti, questi fondi sono accessibili a chiunque, non sono legati a dei specifici contratti di lavoro perché quelli negoziali, come dicevo prima, sono concordati in qualche modo dai sindacati dei datori di lavoro e in questo caso tutti i lavoratori, gli individui possono in qualche modo aderire, no? E sceglierne uno più adatto alle proprie esigenze. Ecco, in questo caso uno potrebbe avere un fondo pensione legato al proprio rapporto lavorativo, un altro potrebbe essere quello legato invece o quello destinato personalmente ad un altro fondo pensione. Quindi questo è il primo punto, cioè, che io volevo determinare, cioè il fatto che c'è un fondo, una parte della pensione che ci arriva dallo Stato, una parte che ci arriva invece da una scelta personale, o meglio, spinta dal nostro datore di lavoro a selezionare un fondo pensione, perché o lo mettiamo in un fondo pensione o rimane all'interno dell'impresa, no? E quindi l'impresa ce lo dà nel momento nel quale usciamo ed è fondamentale questa cosa, però ragazzi ricordiamoci sempre che le imprese possono fallire, poi ci sono delle garanzie e via discorrendo. Io personalmente preferisco sempre, e ho sempre agito in questa maniera, mettere i soldi all'interno dei fondi. È chiaro che c'è un distinguo da fare. Nel momento in cui io dovessi cambiare ripetutamente lavoro per vie di crescita personale, perché devo cambiare città, nazione e via discorrendo, nel momento in cui io interrompo il mio lavoro, quei soldi, se ce li ho in un fondo pensione non mi arrivano, perché li devo lasciare lì, devo garantire una continuità, no? Perché hanno lo scopo di darceli nel momento in cui andiamo in pensione, a meno che abbiamo delle spese improvvise o importanti da gestire. Se invece le lasciamo all'interno dell'azienda, noi possiamo in qualche modo ricevere dopo una tassazione quei soldi sul nostro corrente, quindi sono una linfa vitale per poter pagare delle cose se dobbiamo cambiare città o via discorrendo, sempre con oculatezza perché poi non ce li ritroviamo alla fine della nostra pensione. Poi ci sono dei piani individuali pensionistici, oltre a queste due tipologie, che danno maggiore flessibilità e in qualche modo personalizzazione. Sono i piani individuali pensionistici, i PIP,
sono delle soluzioni, come dire, previdenziali private che ci consentono di accumulare un capitale per le pensioni, no? Sono simili a dei fondi pensioni, ma hanno una maggiore personalizzazione, no? Quindi più flessibilità, possono essere personalizzati in termini di importo, frequenza dei versamenti, tipologie di investimento, si può scegliere in maniera più semplice dove andare a investire, quindi in fondi azionari, obbligazionari, immobiliari, bilanciati. Il fondo pensione vedremo che ha una strutturazione abbastanza tripartitica, no? Quindi fatta di 3 possibili scelte. Quindi è una gestione in qualche modo più personalizzata. Chiaramente hanno anche degli svantaggi perché hanno dei costi di gestione più alti, hanno dei rischi chiaramente di gestione più alta perché probabilmente possono dare dei rendimenti più alti, no? Quindi secondo me questo è un punto fondamentale, no? Da andare a considerare. Queste sono le tipologie abitualmente di pensione, chiamiamole così, che noi possiamo scegliere per andare a integrare quella che ci dà lo Stato. Ma noi che calcolo dobbiamo fare per capire le nostre necessità e quindi capire in questo momento se dobbiamo andare a investire in un fondo pensione o dobbiamo in qualche modo integrare, perché una delle cose interessanti che non ho ancora detto è che anche se noi andiamo in qualche modo ad investire in un fondo pensione, costretti, tra virgolette, dalla nostra impresa nella quale lavoriamo, in qualche modo potremo andare a investire parte del nostro patrimonio anche all'interno di quel fondo pensione annualmente, no? Mettendo una parte dei nostri risparmi, una parte in qualche modo investire all'interno di questa possibilità, no? Di questo fondo pensione. In qualche modo perché prima di tutto abbiamo dei sgravi fiscali, li vedremo successivamente, e anche perché andremo in qualche modo ad incrementare la cifra che avremo alla fine quando andremo in pensione, no? Quindi il reddito che noi ci troveremo. E come fare questa scelta? Beh, molto semplicemente cercando di fare un quadro di quello che potrebbe essere lo stipendio che noi prenderemo, chiamiamolo stipendio, pensione che prenderemo dallo Stato quando andremo in pensione, ipotizzando che noi in questo momento, per semplicità, prendiamo 2.000 euro al mese e sappiamo che attraverso 2.000 euro possiamo vivere, viviamo in maniera dignitosa, dobbiamo sapere che fra 10 anni, 20 anni, 30 anni, quando andremo, dovremo prendere almeno quella cifra, se non di più, perché ricordiamoci sempre l'inflazione, quindi quella va calcolata in un secondo momento. Però noi sappiamo che da questi 2.000 euro è impossibile che noi prenderemo questi soldi quando andremo in pensione, è probabile che ne prenderemo il 30, 40, 50% in meno, e quindi dobbiamo considerare qual è la cifra con la quale andremo a partire. Ecco, una volta che avremo quella, dobbiamo cercare di capire quale è invece il nostro desiderata, cioè qual è il gap che c'è tra quello che prenderemo, e molto spesso c'è sui siti predisposti, no? Quindi quello dell'INPS, c'è la possibilità di fare un calcolo di quale potrebbe essere la nostra pensione quando andremo, il nostro reddito quando andremo in pensione, e quindi in qualche modo avere questo dato. Poi insomma basta informarsi, vedere qual è in questo momento la percentuale abitualmente che viene tagliata dal nostro stipendio quando si va in pensione, si ha un'idea di quello che potrebbe essere la nostra pensione, quindi partire da quello che avremo, che guadagneremo, e quello del quale abbiamo bisogno. Come dicevo prima, se andiamo in pensione prenderemo solo 1.000 euro di pensione, ma il nostro necessario sarà 2.000, anche se non sarà più 2.000, perché ragazzi ricordiamoci inflazione, quindi deve essere almeno 2.500, facciamo dei calcoli, utilizziamo l'intelligenza artificiale, utilizziamo dei calcoli matematici, cerchiamo di capire nei prossimi 10, 15, 20 anni quale potrebbe essere un'inflazione attesa, no? Ma semplicemente pensiamo all'1,5-2%, facciamo un calcolo matematico, vediamo quanto dobbiamo guadagnare di quei 2.000 euro per continuare a guadagnare 2.000 euro reali alla fine del nostro viaggio, no? Quindi non saranno più 2.000, saranno 2.500, 2.008, e quindi noi dovremo guadagnare quella cifra, no?
perché avremo calcolato anche l'inflazione. Quindi una volta calcolati questi parametri, quanto guadagneremo e quanto invece vorremmo guadagnare, calcoleremo questo gap e quindi in qualche modo cercheremo di capire come coprire quel gap, no? Cioè se ci mancheranno 1.800 euro dobbiamo capire come avere quei 1.800 euro mensili in aggiunta. Ce li darà il fondo pensione? Sì o no? Perché il fondo pensione nel quale abbiamo investito probabilmente alla fine del nostro percorso lavorativo di 30-40 anni ci darà, non lo so, circa 200.000 euro, ipotizzo, perché abitualmente sono cifre che in base al proprio reddito cambiano in maniera esponenziale, ma almeno sono di 150-200.000 euro. Da quel momento lì, sapendo più o meno quale sarà la cifra che noi andremo a prendere, e questo è anche abbastanza facile da andare a calcolare, perché se voi entrate nei vostri fondi pensione dove avete messo i soldi, c'è un calcolo, vi dà un'idea di quello che potrebbe essere il patrimonio che voi raggiungerete nel momento in cui andrete in pensione, c'è una previsione, no? Quindi avete un'idea di quanto potrete andare a prendere. Quella cifra lì la andate a dividere per la vostra aspettativa di vita, no? Cioè adesso sembrano dei calcoli che per chi è scaramantico possono sembrare negativi e poco belli, ecco, però vanno fatti, perché se voi andate in pensione che avete 65 anni, l'aspettativa di vita è 82, 83, comunque semplifichiamo, è 20 anni, voi dovete pensare che per 20 anni voi dovete prendere quei soldi. Cioè vi devono bastare i soldi dei fondi pensioni per quei 20 anni, perché un aspetto che noi dimentichiamo sempre è che noi andiamo in pensione ma non ci rendiamo, non calcoliamo quant'è la nostra aspettativa di vita. Questo è un elemento fondamentale, no? Andarlo a calcolare, perché l'aspettativa di vita ci serve come parametro da andare a inserire nel nostro calcolo per capire quanto ci serve mensilmente per vivere, ok? Perché noi dovremo lavorare, vivere per tutto quel tempo. Ok, quindi prima di tutto calcolare quale sarà il reddito datoci dallo Stato quando andremo in pensione, qual è il nostro desiderato calcolando l'inflazione, determinare il gap, prendere quel gap e dire ok, con il mio fondo pensione attuale, ok, con quello che sto inserendo all'interno del fondo pensione, mi posso coprire questo gap mensilmente? Se io prendo 200.000 euro e so che andrò in pensione a 65 o 20 anni, 200.000 euro diviso 20, quindi sono 10.000 euro l'anno, ok? Sono 1.000 euro al mese, più o meno, semplificando 800 euro al mese. Mi bastano per andare a integrare la mia pensione? Se sì, bene, e quindi so che sono coperto. Se no, vuol dire che io durante il mio percorso lavorativo devo trovare delle soluzioni extra da andare a integrare per cercare di avere il reddito desiderato quando andrò in pensione e quindi al posto magari del 2% all'interno del fondo pensione andrò a mettere più soldi, ok? Per avere, come dire, un capitale alla fine più alto che non sia quello di 200.000 dei quali parlavamo prima, ok? O alternativamente, se non voglio andarlo a mettere nel fondo pensione per varie ragioni, perché ho delle ottime capacità di investimento, perché ho dei redditi esterni, quindi magari preferisco investire 100.000 euro in alloggio e metterlo a rendita, questi sono altri parametri da andare a considerare. Se io ho altri redditi, allora quelli li considero e dico ok, la pensione mi bastano gli 800 euro, 1000 euro che mi arrivano dallo Stato, gli 800 nel fondo pensione perché poi ho dei redditi da immobili, ho dei redditi da un'attività che avevo prima, non lo so, ho dei beni che avevo messo da parte e in qualche modo posso coprire le mie necessità. Ma questi sono assolutamente dei calcoli che vanno fatti in maniera determinante, ok? È importante. Quindi quanto risparmiare, quanto investire è un altro punto per capire quando dobbiamo andare in pensione, come arrivare bene in pensione per vivere una vita come la viviamo attualmente o anche meglio. E poi c'è una parte, cioè quella che non abbiamo ancora discusso, che è determinante secondo me, e anche una volta che abbiamo fatto una scelta di quali tipologie di pensione, o meglio di fondi di pensione dove andare a investire i soldi abbiamo fatto, dobbiamo considerare dei parametri. Ricordiamoci sempre che nei fondi di pensione ci sono di solito 3 livelli di investimento, non 3 livelli, o meglio 3 profili, ecco meglio, 3 profili di rischio differenti.
Queste sono scelte assolutamente personali. Di solito c'è un investimento a basso rischio, uno a rischio moderato e uno ad alto rischio. Ehm, Qual è la differenza? Nel primo caso, diciamo che l'investimento è fatto su investimenti più sicuri, no? Cioè se tu vai su un profilo da basso rischio, solitamente si investe in conti deposito, fondi monetari, obbligazioni. Chi va in un profilo moderato invece ha più un bilanciamento, quindi c'è una combinazione di azioni e obbligazioni, ma soprattutto obbligazioni. Chi va in un alto rischio, quindi in un profilo di alto rischio, invece ha degli investimenti fatti maggiormente in azioni, ma consideriamo sempre che i fondi pensione sono molto molto bilanciati, cercano di ridurre molto il rischio, perché lo scopo dei fondi pensione non è quello di guadagnare, cioè non è quello di guadagnare principalmente, quello di garantire, tra virgolette, un portafoglio, cioè un conto quando uno va in pensione, perché quello è lo scopo. Lo scopo è di dare dei soldi quando tu andrai in pensione per poterti garantire un livello di vita dignitoso. Questo sia perché nel diritto dell'uomo, dopo aver lavorato, avere una dignità, ma anche per un equilibrio sociale, perché pensate, se tutti quelli che vanno in pensione non hanno poi i soldi, c'è una catastrofe, ragazzi, c'è crolla il sistema, no? Quindi questa è una scelta che bisogna fare. Qui diciamo che secondo me è molto legato alle scelte personali, no? Cioè alla proprio profilo di rischio abituale. È indubbio, a mio parere, che chi ha 20 anni, comincia a lavorare a 20, 30, 40 anni, ehm, io personalmente non ci penserei due volte, andrei su profili più, chiamiamoli rischiosi, anche se non lo sono, perché abitualmente al massimo mettono il 30-40% di azioni, il 50%, cioè non si arriva mai al livello di Warren Buffett 90-10, 90% di azioni, 10 di obbligazioni o liquidi. Quindi è comunque un profilo molto basico, anche se si pensa che siano più rischiosi. Questo perché? Perché tanto noi sappiamo che le azioni nel giro di 10-15 anni sono gli strumenti che rendono di più di tutti gli altri. È chiaro che se io mi avvicino alla pensione a 50-55 anni, 60 anni, è chiaro che un profilo di basso rischio conviene, perché abitualmente noi abbiamo un crollo del 20% sui mercati azionari ogni 3 anni e mezzo circa, e ogni 7 anni, 5-7 anni abbiamo dei crolli anche più importanti, questo in media. Quindi nell'arco di 10 anni è probabile che due downtrend del 20% le abbiamo, almeno un crollo del 30-40% ce l'abbiamo, e quindi se noi dobbiamo andare in pensione negli ultimi 10 anni sarebbe meglio evitare questi crolli, perché se ci troviamo nel momento in cui andiamo in pensione attraverso questi crolli, è chiaro che noi ci troviamo magari con una perdita importante, no? E quindi la nostra garanzia, il nostro capitale, che dovrebbe essere tra virgolette protetto, anche se non lo è, potrebbe in qualche modo mettere a rischio tutti i contributi che abbiamo dato nei nostri 30-40 anni, 45 anni di investimenti. Quindi abitualmente diciamo che secondo me per il lunghissimo percorso della propria vita conviene mettere, io ho sempre fatto così onestamente, io ancora tuttora ho tutto sui profili più rischiosi. Eh, ehm, diciamo che mi è sempre andata bene, ha un senso perché ho ancora da lavorare almeno 15 anni, se non 20, e quindi ha senso secondo me continuare a garantire un introito più alto per il mio futuro, perché posso guadagnare di più, quindi posso mettere via più soldi. Ma questo è anche una percezione personale, cioè questo essendo una pensione, cioè dovrebbe essere un'integrazione della nostra pensione, se il nostro profilo di rischio è basso, come la maggior parte della gente non è adusa, non è abituata agli investimenti, io eviterei, cioè starei su una cosa a basso rischio, che so che mi batto l'inflazione, mi ritrovo quei soldi con i quali ho contribuito alla fine del mio percorso, va più che bene. Quindi su questo io direi
di non esagerare, no? Perché se no poi ci troviamo nella condizione di vivere male. Poi è anche vero che, ragazzi, ricordiamoci sempre che il profilo di rischio può essere cambiato all'interno di questi fondi pensione, quindi noi possiamo in determinati momenti decidere di cambiarlo, ecco, no? E quindi tutelarci in determinati momenti quando stiamo invecchiando o perché in quel momento sappiamo che dobbiamo nel giro di 10 anni a comprare una casa e quindi possiamo chiedere un anticipo di questo fondo pensione e quindi magari siamo già tutelati precedentemente. Ecco. Quindi diciamo che il posto giusto dove andare a investire, con che profilo, dipende molto dalla persona, ma abitualmente deve essere un basso rischio perché quel fondo può essere utilizzato durante la nostra vita per delle emergenze o per delle necessità che abbiamo o perché stiamo andando in pensione. Però quello che voglio dire è che l'investimento della pensione, perché è un vero e proprio investimento, deve essere calcolato all'interno del nostro sistema di finanza personale, troppo spesso è dimenticato, lo deleghiamo ad altri, ma è una cosa secondo me fondamentale. Noi molto spesso parliamo di azioni, obbligazioni, fondi, di ETF, di oro, di immobili, ma ci scordiamo di quando dovremo andare in pensione, perché pensiamo che ci pensi lo Stato. Ecco, non è più così, calcoliamo anche cosa facciamo nel fondo pensione, soprattutto se siamo non dipendenti, perché il dipendente in qualche modo è costretto ad immettere i propri soldi all'interno di un extra fondo di investimento, di previdenza, mentre se tu sei un libero professionista questo non succede, quindi dobbiamo essere intelligenti e costruircelo noi, no? In questo modo la diversificazione, quando si parla di diversificazione anche in questo caso, quindi noi parliamo di asset diversi e quindi anche un asset diverso è la propria pensione. Quindi non solamente geografia diversa nei propri investimenti, non solamente settori diversi, ma anche asset diversi. E poi una cosa importante è che noi cerchiamo sempre di andare in qualche modo a monitorare e ribilanciare in qualche modo le nostre scelte, come ho detto, no? Cioè nel momento in cui vediamo che quello che stiamo mettendo all'interno del fondo non è abbastanza per garantirci il reddito che vogliamo a fine anno, a fine della pensione, cioè quando andremo in pensione, allora dobbiamo rivedere i nostri investimenti attuali, no? Quindi ribilanciare, capire di mettere più soldi all'interno del fondo pensione o fare degli investimenti che ci garantiscono di avere soldi quando andremo in pensione. Come dicevo prima, volevo anche in questo video parlare dei benefici fiscali in maniera molto veloce, ma per dare un input. Ehm, Molte persone si concentrano unicamente su quanto risparmiare e su dove investire, ma molto spesso si dimenticano dell'aspetto dell'ottimizzazione fiscale, no? In realtà il fisco è uno degli elementi variabili più influenti, o meglio, influenti, cioè non più influenti, ma comunque determinanti nella gestione delle proprie risorse ed è una cosa che molto spesso non viene determinata. Pensate alle minusvalenze, plusvalenze di quando fate investimenti, alle tasse sulla parte dell'eredità, ma saperle sfruttare questi elementi a proprio favore sul proprio portafoglio fa nel lungo periodo una differenza importante, soprattutto se abbiamo delle capacità di investimento diverse. Quindi è bene incominciare a capire prima di tutto le differenze per la pensione tra deduzioni e detrazioni. Sappiamo bene che le detrazioni sono quelle che riducono l'imposta che dobbiamo pagare. Se abbiamo una detrazione per esempio di 500 euro, la nostra imposta lorda è di 2000, ok? Ehm, la tua imposta finale sarà ridotta a 1500 euro, quindi c'è una riduzione di 500 euro. Quindi questa è la parte delle detrazioni, ok? Quindi viene calcolata sulle imposte. Poi ci sono le deduzioni fiscali. Le deduzioni fiscali riducono invece il reddito imponibile, ok? Quindi abbassano l'importo su cui verrà calcolata l'imposta. Faccio un esempio, ipotizziamo che voi guadagnate 30.000 euro e hai una deduzione di 1.000 euro, l'imponibile verrà calcolato, scenderà a 29.000 euro, quindi tu in qualche modo ehm, avrai un reddito su cui viene calcolata l'imposta più basso, quindi questa è la differenza tra detrazione ehm,
e deduzione, ok? Quindi questo è veramente molto importante. Uno degli strumenti più efficaci per pianificare la pensione, ma anche per risparmiare sulle tasse, è il fondo pensione, ok? Perché contribuire al fondo pensione in qualche modo ti permette di godere di alcuni vantaggi fiscali. La prima cosa è la deduzione dei contributi, perché i contributi, diciamo che tu versi nel fondo pensione privato, sono deducibili dal reddito imponibile, ok? Fino a una determinata soglia. Ed è per quello che dicevo prima che noi, quando andiamo a calcolare quel gap, no, e quindi decidiamo e calcoliamo che dobbiamo in qualche modo incrementare i soldi che mettiamo all'interno del fondo pensione per avere un reddito alla fine, quando andremo in pensione più alto, è proprio questo, perché in pratica ogni euro che tu versi ridurrà l'imponibile e quindi la tua imposta. Bisogna ricordare che in Italia attualmente la soglia massima di deducibilità per i fondi pensioni è di circa di 5.000 euro, se non sbaglio 5.164 euro all'anno per i lavoratori dipendenti, ok? Quindi tu in qualche modo hai una soglia di deducibilità fino a quella cifra lì. Quindi se voi andate sul vostro fondo pensione, abitualmente vedete quanto avete contribuito e quanto potete ancora contribuire per far in qualche modo per raggiungere questa soglia di deducibilità, ok? Ehm, Poi è chiaro che nel momento in cui andrai a ehm, prendere, a ritirare il tuo fondo pensione, pagherai le imposte, no, sul capitale accumulato. Ma è un'aliquota che bisogna determinare in quel momento quale sarà, però è un elemento da tenere in considerazione. Cioè questo ricordiamocelo sempre, perché molto spesso noi pensiamo che ho accumulato 200.000 euro, sono quelle che mi prendo. No, in realtà c'è un'aliquota che viene fatta su questo capitale che è variabile, cioè varia nel tempo, può essere dal 9 al 15%, poi chiaro ci sono tantissimi calcoli da fare, bisogna sentire dei commercialisti, adesso è giusto per darvi un'idea, quindi dei parametri da andare a tenere in considerazione, quindi c'è un aspetto di detrazione, di deduzione, nel quale noi dobbiamo sempre tenere in considerazione, quindi noi possiamo anche andare a investire fino ai 5.000 euro, no? Durante l'anno per avere delle deduzioni dei contributi. Dobbiamo sempre considerare però che il capitale che andremo a ritirare verrà tassato dal 9 al 15%, almeno in questo momento, poi non si saprà, non si sa. E poi, vabbè, niente, questi sono secondo me i punti fondamentali. Stavo guardando se mi sono segnato altro. Sì, mi sono segnato dei PIR, no? Dei piani di investimento, piani individuali di risparmio. Questo è un altro elemento, secondo me, per andare ad aiutare, no? Per ottimizzare la fiscalità. I PIR, diciamo che sono strumenti che permettono di investire in azioni di piccole e medie imprese, no? E hanno dei vantaggi fiscali abbastanza importanti, cioè io questi li vedo più che rispetto ad un investimento sul fondo, cioè più che un discorso collegato ai fondi pensioni o alla pensione in sé, li vedo più legati a una diversificazione di investimento e li vedo probabilmente anche più collegati a dei liberi professionisti o a chi ha già delle esperienze abbastanza importanti, perché questi peer vanno poi a investire all'interno di piccole e medie imprese, no? E quindi supportano le PMI italiane, aiutando l'economia del paese, no? Tu hai questi soldi vincolati per un determinato periodo, le plusvalenze molto spesso non vengono tassate e normalmente sappiamo che i nostri guadagni, i nostri surplus sono tassati al 26%, questo è un altro elemento importante, ma questo è più un discorso di investimento, ecco, quindi lo farei in un determinato altro momento. Quindi una volta che abbiamo capito anche quali sono gli aspetti fiscali, io direi che veramente
Cioè, bisogna farsi una scaletta del momento nel quale, della vita nel quale si è, sia che si hanno 25 anni, 35, 45, 55, e capire un attimo cosa ci aspetta il futuro nel momento in cui andremo in pensione a 60-65 anni. E quindi, come ho detto, prendere tutti quei parametri dei quali abbiamo parlato, quindi qual è la nostra aspettativa di vita, presa dalla media della vita in Italia, quanto ci servirà, e in qualche modo calcolare quanto dobbiamo andare a investire, quanto prenderemo dalla pensione dello Stato e quanto dovremo andare a investire per garantirci un livello di vita interessante e equivalente a quello attuale. Ricordate di calcolare anche l'inflazione. E poi, secondo me, questo rientra, per concludere il video, in un'indicazione, secondo me, fondamentale per chiunque faccia finanza personale, cioè ogni persona deve diventare sempre più esperto di finanza personale per se stessa, per se stessi, e in qualche modo qua si parla anche di diversificazione. Molto spesso la pensione non viene pensata come diversificazione, anche se in qualche modo è determinante. Quindi all'interno delle nostre analisi e ribilanciamenti mensili, semestrali, quello che è dei nostri patrimoni, di che cosa abbiamo, di come stiamo investendo, di cosa vogliamo cambiare, dobbiamo considerare anche questo parametro, perché come abbiamo visto possiamo decidere di andare a incrementare o decrementare la cifra che inseriamo all'interno dei fondi pensione, possiamo decidere di cambiare il profilo di rischio. Quindi ragazzi, la pensione è un elemento da tenere in considerazione, sempre di più in questo mondo dove lo Stato ci garantirà sempre meno soldi, e quindi ragazzi pensateci, ditemi la vostra, dite cosa avete fatto voi, come state pensando al vostro futuro, ok? Io vi aspetto nei commenti, ma mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo su M per Money.